Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Deniban Sanofi SRL. Ultimo aggiornamento 9 novembre 2021. Cos'ha Deniban? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Deniban durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Deniban? Deniban è un farmaco a base del principio attivo amisulpride, appartenente alla categoria degli antipsicotici benzamidici e nello specifico benzamidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. Deniban può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Deniban 50 mg 12 compresse. Deniban 50 mg 12 compresse, importato dal Portogallo. 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 Deniban 50 mg 12 compresse, importato dalla Repubblica Ceca. Deniban 50 mg 12 compresse, importato dalla Repubblica Ceca. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sanofi SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: amisulpride. Gruppo terapeutico: antipsicotici benzamidici. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: trattamento, a breve e medio termine, della distimia. Posologia: una compressa al giorno o secondo parere medico. Pazienti anziani. La sicurezza di amisulpride è stata valutata in un numero limitato di pazienti anziani. Amisulpride deve essere usata con particolare attenzione a causa di un possibile rischio di ipotensione e sedazione. La posologia deve essere attentamente stabilita dal medico, che dovrà valutare una eventuale riduzione del dosaggio sopraindicato. Può anche essere richiesta una riduzione del dosaggio in caso di insufficienza renale. Popolazione pediatrica. L'efficacia e la sicurezza di amisulpride dalla pubertà all'età di 18 anni non sono state stabilite. Pertanto, l'uso di amisulpride dalla pubertà all'età di 18 anni non è raccomandato. Amisulpride è controindicato nei bambini fino alla pubertà poiché copyright la sua sicurezza non è stata ancora stabilita, vedere sezione 4.3. Insufficienza renale. Amisulpride viene eliminata per via renale. In caso di insufficienza renale, la dose deve essere ridotta della metà nei pazienti con nuclei arance della creatinina compresa tra 30 e 60 ml/min e a un terzo nei pazienti con nuclei arance compresa tra 10 e 30 ml/min. Non essendo disponibili dati in pazienti con grave insufficienza renale, arance e creatinina 10 ml/min, si raccomanda la massima cautela in questi pazienti, vedere sezione 4.4. Insufficienza epatica. Amisulpride è scarsamente metabolizzata. Non è pertanto necessaria una riduzione della dose. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Feocromocitoma. Concomitanza di tumori prolattino dipendenti come ad esempio i prolattinomii dell'ipofisi e i tumori mammari, vedere paragrafo 4.4 e 4.8. Da non usarsi nell'età pediatrica e, comunque, impiegare solo a pubertà terminata. Associazione con i seguenti farmaci, per la possibile insorgenza di torsioni di punta. Antiaritmici di classe IA quali chinidina, disopiramide. Antiaritmici di classe II quali amiodarone, sotalolo. Altri farmaci quali bepridil, cisapride, sultopride, tioridazina, metadone EV, eritromicina EV, vincamina EV, alofantrina, pentamidina, sparfloxacina, vedere sezione 4.5. Associazione con levodopa, vedere sezione 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. In corso di trattamento con farmaci neurolettici è stato riportato un complesso di sintomi, potenzialmente fatale, denominato sindrome neurolettica maligna. Tale sindrome è caratterizzata da iperpiressia, rigidità muscolare, acinesia, disturbi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'associazione con altri psicofarmaci richiede particolare cautela e vigilanza da parte del medico onde evitare inattesi effetti indesiderati da interazione. Quando i neurolettici sono somministrati in concomitanza con farmaci che, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Deniban insieme ad altri farmaci come Euroscel, Borafa Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Deniban durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Deniban durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Ci sono soltanto dati limitati relativamente all'uso di amisulpride in gravidanza. La sicurezza di amisulpride durante la gravidanza non è stata stabilita. Amisulpride attraversa la placenta. Gli studi sugli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Anche quando impiegato secondo quanto raccomandato, amisulpride può causare sonnolenza e visione offuscata e quindi può essere alterata la capacità di guidare autoveicoli o di utilizzare macchinari, vedere sezione 4.8. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati sono stati ordinati in classi di frequenze, utilizzando la seguente convenzione. Molto comune, a 0 yen 1/10. Comune, a 0 yen 1/100. 1/10. Non comune, a 0 yen 1/1000. 1/100. Raro, a 0 yen 1, 10, 000. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'esperienza con amisulpride in caso di sovradosaggio è limitata. È stata riportata un'accentuazione degli effetti farmacologici noti del farmaco. Questi includono sonnolenza, sedazione, ipotensione, sintomi extrapiramidali e coma. Casi con esito fatale sono stati riportati soprattutto in combinazione con altri agenti psicotropi. In caso di sovradosaggio acuto, si deve considerare la possibilità di assunzione di più farmaci. Poiché copyright amisulpride è scarsamente dializzata, l'emodialisi non è utile per eliminare il farmaco. Non esiste un antidoto specifico. Devono pertanto essere istituite appropriate misure terapeutiche ed una stretta sorveglianza delle funzioni vitali. Continuo monitoraggio cardiaco, rischio prolungamento intervallo QT, fino a quando il paziente non si sia stabilizzato. Se compaiono sintomi extrapiramidali gravi, devono essere somministrati farmaci anticolinergici. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Psicolettici, benzamidi, codice ATC. N05 al 05. Amisulpride ha una molecola appartenente al gruppo delle benzamidi sostituite. Amisulpride si lega selettivamente con alto grado di affinità ai sottotipi dei proprietà farmacocinetiche. Nell'uomo, amisulpride presenta due picchi di assorbimento, il primo si raggiunge rapidamente un'ora dopo la somministrazione e il secondo dopo 3-4 ore. Le concentrazioni plasmatiche corrispondenti sono 39 a +3, dati preclinici di sicurezza. Una valutazione globale degli studi di tollerabilità condotti indica che amisulpride è priva di rischi generali, organospecifici, teratogeni, mutageni e carcinogeni. Le alterazioni osservate nel ratto e nel cane A, elenco degli eccipienti: carbossimetilamido sodico, tipo A, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, ipromellosa, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Deniban a base di amisulpride sono amisulpride EG, amisulpride Milan, Sulamid. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.